come gestire la nostra attrezzatura sul campo in inverno. Salve a tutti, sono Alessandro e vi do il benvenuto nel mio canale. Oggi, come dicevo, parleremo di come gestire la nostra attrezzatura fotografica sul campo in inverno in condizioni meteo avverse, che sia pioggia o umidità o neve. La cosa più importante da fare inizialmente è teniamo lo zaino chiuso. Eviteremo così che l'umidità, la pioggia o anche la semplice neve entri nello zaino e per quanto riguarda la neve si sciolga e vada a bagnare e inumidire la nostra attrezzatura. Altra cosa molto importante è cerchiamo di evitare il più possibile il cambio delle lenti all'aperto. Questo perché? Perché la parte più sensibile della nostra fotocamera soprattutto è il sensore, quindi il cambio lente lo mette a nudo e cerchiamo di evitare il più possibile quindi di fare il cambio lente, ma se dovesse essere assolutamente necessario cerchiamo di farlo mantenendo la fotocamera rivolta verso il basso al fine di evitare che la pioggia o la neve entri sul sensore direttamente. Altra cosa molto utile è utilizziamo sempre il paraluce per il nostro obiettivo. Cercheremo in questo modo di limitare il più possibile che la lente si bagni e bagnandosi non crea grossi problemi, ma va ad inficiare un pochino la qualità dell'immagine con le gocce. Collegato a quello appena detto, muniamoci di tanti panni per asciugare i nostri obiettivi, la nostra lente e per asciugare in generale la nostra attrezzatura. Non ne basta uno, perché uno forse sarà necessario per il primo passaggio o per la prima volta. 3 o 4 sono il minimo indispensabile. Cerchiamo sempre durante i periodi in cui non scattiamo di tenere la fotocamera rivolta verso il basso, sia per la lente che per il sensore. Cerchiamo di tenerla rivolta verso il basso e magari ripariamo il più possibile con il braccio, con un indumento, con qualcosa che ci permetta di tenerla al riparo il più possibile. Prendiamo i sacchettini di antiumidità che troviamo all'interno dei nostri acquisti tecnologici e teniamoli dentro il nostro zaino. Ci aiuteranno ad assorbire l'umidità che viene dall'esterno. Un'altra cosa molto importante e oserei dire fondamentale: cerchiamo di tenere le nostre batterie al caldo. Al freddo le batterie si consumano molto più velocemente, quindi teniamole magari su una tasca interna del nostro giaccone o addirittura a contatto con la pelle. Stando al caldo dureranno di più. Ricordiamoci sempre di portare con noi un coltellino multiuso e lo scotch americano per piccoli problemi che si potessero verificare durante la nostra uscita sulla neve. Anche un semplice una vite lenta sul treppiede o cosa che mi è successa, si rompono le scarpe e bisogna in qualche modo riuscire a ritornare alla macchina. Ultima cosa, al rientro dalla nostra uscita fotografica non portiamo subito il nostro zaino all'interno di casa dove la temperatura sarà molto alta. Evitiamo questo passaggio repentino freddo-caldo per evitare appunto il generarsi di umidità sulla nostra lente, soprattutto sulle parti interne delle lenti, sulle facce interne. Quindi facciamo il passaggio graduale, magari teniamolo un attimino fuori, poi magari in macchina non lo teniamo all'interno dell'abitacolo, ma teniamolo dietro dove non c'è il riscaldamento, poi piano portiamolo sempre più verso l'interno della casa, quindi verso il caldo. Magari lasciamolo un attimo sulle scale, lasciamolo all'ingresso magari con la porta aperta e poi piano portiamo la nostra attrezzatura in posti caldi. Evitiamo assolutamente quindi di far venire fuori l'umidità all'interno dei nostri obiettivi e soprattutto sul nostro sensore. Evitiamo questo. Ultima cosa, se nella nostra attrezzatura
usiamo una copertura. Che sia anche la semplice copertura mimetica per i nostri obiettivi, aiuterà a non far raffreddare in maniera esagerata il nostro corpo macchina e la nostra lente. Spero che questi consigli vi possano essere utili e vi chiedo, se magari ho dimenticato qualcosa, di farmelo sapere nei commenti. Seguitemi e a presto per i prossimi contenuti. Ciao!